Ragazzi, buongiorno, questa è la camera a Weimar, piccolina ma confortevole. Per quello che ci serve a noi. Allora, si riparte con la pioggia per fare una perlustrazione veloce della città, in questa città che abbiamo denominato culturalmente illuminata, doppio patrimonio UNESCO. Ci procureremo un'ombrellina che abbiamo dimenticato a casa. Ma no, quelle le compriamo sempre in viaggio. Le compriamo, sì, in realtà è diventato anche un must. Moto quasi caricata, quindi abbiamo fatto 2 viaggi questa volta perché abbiamo l'ascensore dietro la camera. Check out al volo, si parte. Garage. E poi io andrò in reception. Garage piccolino, costoso, però super confortevole. La Tenerona ancora c'è. Abbiamo notato i costi in più anche per comprare l'acqua minerale negli autogrill. Io non mi ricordo che costi 2,99 € una bottiglia d'acqua a 0,50, però magari frequento poco autogrill. Poi cassata. Poi rigorosamente cassata, ovunque. Bisogna chiedere a still water bottle, please. Ora io carico la moto e tu vai a fare il check-out. Sì. Moto caricata a volo, lasciamo caschi, Chiediamo alla serbatoio reception, possiamo lasciare la moto fino all'una per il giretto di Weimar e poi si diretti riparte. alla biblioteca. Biblioteca di Anna Amelia, la duchessa di Sassonia, Weimar e Eisenach. Preparatissimo. Completamente roccati. Allora, fino a 2 minuti fa c'era una pioggia costante e anche abbastanza sostenuta. Adesso sembra che sia uscito un Anche se le nuvole ancora non ci hanno abbandonato. No, non ci abbandoneranno probabilmente. Però siamo a Weimar, una città culturalmente importantissima per la Germania e anche per l'Europa, perché è stata una culla dell'illuminismo. Sono vissuti e hanno operato qui importantissimi letterati e uomini di cultura generale. Faccio alcuni nomi: Goethe. Lo conoscete? Se non lo conoscete andate a studiare. Io ho imparato adesso a pronunciarlo non avendo fatto studi letterari. Goethe, Schiller, Nietzsche, Liszt, il compositore, hanno abitato qui e anzi, per quanto riguarda Goethe, lo stesso Carlo Augusto, figlio di Anna Amelia, cioè la duchessa che ha dato un impulso importantissimo alla città a livello culturale, il figlio di Amelia, Carlo Augusto, gli donò una casa proprio per trattenerlo qui a Weimar. Comunque adesso, per la sua bellezza e per la sua importanza, andremo a visitare la biblioteca della duchessa magnate Anna Amelia, a 7 minuti da qua. Esattamente. Perfetto, andiamo. Siamo nella piazza del mercato, a pochi passi da qua c'è appunto la biblioteca di Anna Amelia. Oggi probabilmente è giorno di esposizione di fiori, martedì mattina. C'è mercato, ma è una cittadina attualmente molto molto tranquilla. L'ambientazione è quella del nord Europa o centro Europa, mi ricorda quasi Varsavia ricostruita. Primo intoppo causa Covid. Ci troviamo Esattamente. davanti alla biblioteca Anna Amelia. Purtroppo non possiamo entrare perché per il contingentamento è sold out per oggi, quindi dovremmo tornare domani. Purtroppo era uno dei tesori che volevamo visitare di Weimar, però è andata così. Ne parliamo comunque. La biblioteca di Anna Amelia è una raccolta tra le opere più importanti della letteratura. Purtroppo nel 2004 una parte della biblioteca e parte dei suoi tesori sono andati perduti causa incendio. È stata ricostruita, è stata risistemata ed è di una bellezza incredibile. Andremo a fare visita ad altre cose, tra l'altro. Troveremo qualche foto dal web. Sì. Ci troviamo nella parte posteriore della biblioteca, quasi che corrompiamo quelle persone là. Il personale a farci Per entrare farci solo per entrare. visitare la stanza rococò, bellissima. Ma perché Weimar è così importante? Perché qui è stata redatta la prima Costituzione tedesca nel 1919. Infatti la Repubblica di Weimar va appunto dal 1919 al 1933. Si venne qui a redarla per essere lontani dal caos di Berlino.
Berlino in seguito alla sconfitta della Prima Guerra Mondiale. È importante perché all'interno della Costituzione scrissero che il cancelliere tedesco poteva governare il paese nei momenti di crisi anche tramite decreto, e questo fu fondamentale nel periodo dell'ascesa di Hitler. Gli anni 20, quindi gli anni della Repubblica di Weimar, non furono anni semplici per la Germania, perché bruciava ancora la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, perché c'era la disoccupazione dilagante e perché erano anni di miseria. Pian piano si risalì la china, fu introdotto il Rentenmark, la moneta tedesca che noi conosciamo come marco tedesco. La crisi però del 29 della borsa statunitense di Wall Street fece ripiombare il clima nel caos, perché nel giro di pochissime settimane milioni di tedeschi rimasero senza lavoro, iniziarono delle proteste, e questo giustifica purtroppo l'ascesa di un personaggio che conosciamo bene, cioè di Adolf Hitler. Perfetto, risposta esaustiva. Perfetto. Abbastanza? Ok. E comunque possiamo affermare che qui a Weimar si è compiuto il primo tentativo di instaurazione di una democrazia liberale dopo la monarchia per tutta la Germania. Ti ricordi qua dove abbiamo mangiato lo stinco ieri sera? Sì, qui è dove ci hanno fatto mangiare nonostante fossero le 10 di sera. Tra l'altro benissimo abbiamo mangiato. E molto. comunque vicinissimo al nostro hotel Anna Maria. L'ingresso e il parcheggio per la moto è là dietro, mentre la reception è là in fondo. Usciamo dal garage dell'Anna Amelia Hotel. Io non ho problemi di sbattere la testa, Francesco. Sì. Full here. La facciamo a partire qua, tutto questo peso. E col peso della moglie. Soprattutto Io devo toccare ta, come Giochi senza frontiere. Si parte. Salutiamo la città di Weimar, che poteva essere un po' più clemente con noi, facendoci vedere quel poco che potevamo vedere, colpa del Covid. Temperatura perfetta, probabilmente sui 20 gradi. Sta rivelando una bellissima giornata. Francesco sta dicendo 2 ore fa il diluvio universale. Ci sono vicoletti su vicoletti, case dipinte con colori pastello. Carinissima, balconata carinissima. Usciti dal centro storico patrimonio UNESCO. Francesco sta dicendo che il lager di Buchenwald è a 9 km dal centro di Weimar. Questo è il Bauhaus Museum, che fa parte sempre del patrimonio UNESCO della città classica di Weimar. Stiamo percorrendo la strada che ci porterà al campo di Buchenwald. Stiamo attraversando una sorta di foresta. Parcheggiata la moto all'ingresso, circa 500 metri a piedi per arrivare Di fronte al campo di concentramento di Buchenwald, uno dei campi di concentramento più grandi della Germania, funzionante dal 1937 al 1945. Di qui passarono circa 250.000 persone tra prigionieri politici, donne, bambini, soldati sovietici. Morirono purtroppo qui dentro circa 56.500 persone, è per loro che siamo qua. Questo luogo, come i dintorni di Weimar, cadevano sotto la DDR, Repubblica Democratica Tedesca, e nel 1956 il governo decise per la costruzione di un memoriale in una delle torrette di guardia. Questo è l'ingresso, ragazzi. Stiamo uscendo dal campo di concentramento di Buchenwald. Buchenwald, che significa bosco di faggi, ed è immerso infatti all'interno di un bosco che forse ha finito per fungere anche da nascondiglio a questo orribile posto rispetto agli abitanti del luogo, ignari di quello che stava accadendo. If we only stand together now, we'll know just what to do. And every single day I stand and stare
at your house upon the riverside to see if you are there, and I wait for the time when your cool eyes make me turn away from all the lies and return to you again. It's a fool's kind who never sees the right way in the mind. This is where I feel okay. This is where I'm staying. Appena fermati sulla B23 c'è la strada che collega l'autostrada, quella verso est, con l'autostrada verso ovest che risale direzione Danimarca. Avevamo fame e non sapevamo dove andare, quindi cercavamo un posto lungo la strada, e quando sei in Germania i posti migliori sono questi. Biustel! Perché dovete sapere che, ok, i tramezzini che ormai avete capito, ma queste situazioni qui sono le situazioni che Francesco predilige in assoluto. Cioè, Aspettate, il panino. se c'erano tramezzini belli freschi erano il top, però ci troviamo in Germania. No, io non dicevo del panino, io però dicevo della situazione. Del baracchino. Il baracchino. I baracchini sono il top. Oh my god, baracchino, yes. Comunque ci troviamo, siamo questo pallino qua, ecco il solito tamarro, passeremo per Hannover, Amburgo fino a Lubecca. Ora è arrivo le 8:05, 330 km. Ora sono le 4:20. 4:20. Perfetto. Sì, ci siamo anche preparati a un temporale perché sembra che verrà il temporale, quindi... Sì, la moto è già sempre bella pronta, ho messo solo l'antipioggia per la borsa del serbatoio, abbiamo l'avviamento super antipioggia e abbiamo ordinato Schweinsteiger. Comincio a prendere familiarità col tedesco, ma poi ce ne andiamo e finisce qua. Questa è la situazione intorno. Nuvolotti all'orizzonte. La maionese la metti? Vediamo se ce lo chiede. Dai, come no? Wow. Ah, con le patate 4,50. Sì. Ora ditemi voi. Con un po' di maionese, moto parcheggiata a bordo strada, moglie felicissima, Coca-Cola in vetro, e abbiamo pagato 9,50 €. Ci rimangono 0,50 a cui Per il aggiungiamo altri 50 centesimi per il caffè. Ci appoggiamo al tavolinetto. Sì. Ti piace tantissimo. la moglie sporca così, Poi temperatura sui 20 gradi, 21 gradi, si sta benissimo, con il cielo. No. Ok. Per una volta abbiamo un cameraman che si è fatto avanti da solo, Sì, spontaneamente, mentre mangia il suo panino. quindi lo ringraziamo tantissimo, thank you. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ok. Comunque dicevo, con il cielo che sta per piovere, anche perché Francesco deve lavare proprio. piccolo incidente di percorso, quindi in questa maniera ci lavorerà tutta la tuta, ragazzi, è il top. Il viaggio on the road con il cielo che promette bene, cioè promette temporale, è il massimo. E con la gente del posto, E soprattutto. con la gente del posto. Con le sue abitudini, con i suoi modi di fare e con la lingua che pian piano impariamo, con cui prendiamo confidenza. Il tedesco sarà abbastanza difficile. Siamo a livelli di Kartoffeln. Però sono riuscita anche a dire Auf Wiedersehen. Ora buon appetito. Buon appetito. Wow. Poi non mi dite che vi sale il colesterolo, dai, ogni tanto ci vuole. Rettifichiamo, perché la moglie del signore che
che si è avvicinato per tenerci la GoPro. Simpaticissima. Ci ha chiesto se parlavamo inglese e ci ha detto forse non avete letto sotto, ma è per chiunque prende qualcosa e spende più di 8 euro. C'è il caffè in omaggio, aveva sentito probabilmente che parlavamo in italiano, Quindi senza caffè dove si va. È impossibile. E quindi avremo caffè free. Panino appena terminato, si sta molto meglio e inizia a... Piove. Non so se faremo in tempo a prendere il caffè Dai che dobbiamo prendere il caffè! oppure ripartire subito. No, non so. no, prendiamo il caffè, dai! Ormai il caffè è d'obbligo, ce l'ha consigliato la signora. Noi andiamo di là. Inoltre, visto che abbiamo questi completi da testare, testiamo anche la resistenza alla pioggia delle tasche. Quindi prendo il portafoglio, c'è la zip che dovrebbe essere impermeabile. Più tardi vedremo se le tasche hanno tenuto. Moglie appena tornata con il caffè, ovviamente ristretto. Un espresso, però c'è una zolletta di zucchero, c'è del latte e il caffè è venuto fuori dai termos di una volta. Quando ero bambina all'asilo, alla scuola materna, c'erano quei termos identici. Ripartiti col panzone pieno, con un signore che ci guardava da lontano e poi ci ha aspettato per salutarci. Adesso prenderemo l'altra autostrada più ad ovest che ci condurrà fino a Lubecca. Ecco il meteo attuale. Là dice Francesco è pioggia certa, contiamo di prendere pioggia anche oggi. Pioggia arrivata ancora prima del previsto. Don't wanna wait in line. I've been here 1,000 times. It's all a big hustle and a serious climb. You're coming out to me and hope I come quietly. Already in love, but nowhere to call my home. You're still a part of me, but are you where you wanna be? I left you without a single way to break free. I came back years too late, feeling both love and hate, trying to make up for the hurt that I've caused, hoping to gain what I've lost. Don't stop waiting here for me, although I can't be the one you need. I'll be your stepping stone. If you want more than I can give, I'm ready to change the way I live. Stiamo avvicinando alla città di Amburgo, si vedono spuntare dai palazzi in fondo, la strada è ancora più grande, 4 corsie. I primi segni della città industriale e commerciale di Amburgo. Un carro ponte sopra un ponte. Adesso lo riprendiamo dall'altra parte. Io adesso non so spiegarvi cosa sia un carro ponte, però si vede. Ma da qualche secolo diciamo che la città di Amburgo è una città importante a livello industriale ma anche commerciale, perché insieme alla città di Lubecca, che ne era sede, e ad altre città, arrivarono fino a contarne 200, diedero vita alla Lega Anseatica, dalla parola ANSA che significa raggruppamento, e cioè diedero vita a una lega marittima che proteggeva i commerci del nord Europa come fosse quasi una cooperativa insieme, per cui si proteggevano a vicenda e proteggevano le proprie rotte e le proprie flotte navali. Questo tipo di organizzazione durò formalmente da circa il 1100 fino alla fine del 1800.
cioè formalmente non si è mai sciolta, ma alla fine restarono le città di Lubecca, appunto sede della Lega Anseatica, Amburgo e Brema. Il motivo del declino della Lega Anseatica si può far risalire ad una serie di motivazioni, tra cui la scoperta dell'America nel 1492, per cui le rotte dell'Atlantico diventarono più importanti di quelle del Baltico e del Mar del Nord, e in più la potenza della Compagnia delle Indie olandese e della Compagnia britannica, che offuscarono l'importanza appunto dell'ANSA, della Lega Anseatica dell'Europa del Nord. Intanto il cielo si apre e forse arriveremo a Lubecca con il bel tempo, o almeno non con la pioggia. È il martedì 10 agosto, la temperatura è di 14 gradi, per chi volesse magari intraprendere lo stesso percorso, anche se abbiamo visto che può variare di molto da un anno all'altro, da una settimana all'altra. Un anno a Berlino, per esempio, in questi giorni o anche più tardi erano 35 gradi. È arrivato anche il momento di Lubecca. Siamo a 750 metri a 750 metri dall'hotel, quindi presumiamo che sia proprio poco dopo l'uscita dall'autostrada. Che sensazione però che realizzo adesso che esci dall'autostrada e non paghi. Francesco ha visto che siamo a un quarto d'ora dal centro storico, andiamo a fare il check-in. Abbiamo preso un po' di pioggia ragazzi, poi un po' di freddino, ma bisogna ambientarsi per il grande no. Appena arrivati, cambio di occhi con gli occhiali, camera piccolina, moto parcheggiata dietro, poi la facciamo vedere. Sì. Adesso sono quasi le 10 e dobbiamo andare a mangiare. Sì, steakhouse al volo, la proprietaria ci ha chiamati per farci sentire tranquilli, ma chiudono alle 11, per cui adesso andiamo a riempire lo stomaco. Dai! Questo dovrebbe essere l'unico ristorante che è aperto fino alle 11 di sera. Vediamo. Il locale è carinissimo, però ci chiedevamo una cosa. Ad agosto ci sono i funghi per riscaldare il locale, le coperte di pile sul divanetto. Sul divanetto. A gennaio. Cosa ci sarà? Appena arrivato, la moglie non ha fatto neanche in tempo a guardarlo e ha già iniziato il maiale in pole position. Cena spolverizzata, fuori fa freddissimo, ci sono circa 12 gradi, quindi l'abbigliamento da moto va bene anche se si va a piedi. Stiamo parlando piano perché sono le 11:45 di sera, la gente sta dormendo, quindi dobbiamo fare piano. Comunque domani mattina sveglia presto, visita di Lubecca by walk e poi... Un piccolo consiglio per i ristoranti tedeschi: se potete mettete... Ci permettiamo anche di dare consigli ai ristoranti tedeschi. Sì, è vero, un piccolo consiglio: mettete il menù in inglese. Si possono fare altre cose, nel senso che si può tradurre col traduttore automatico il menù, però insomma ragazzi, anche a Corridonia ci sono i menù in inglese, quindi per favore, piccolo consiglio, non è polemica. Quindi visita di Lubecca, poi pomeriggio si riparte per puntare le gomme ancora più a nord. Dovremmo arrivare per la sera fino alla punta più estrema della Danimarca, perché poi dopodomani avremo il traghetto che ci traghetterà in fuori Norvegia. dall'Unione Europea. Ora Anna, buonanotte ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the